Mamma che giornatina oggi! Ciao ragazzi, oggi vi portiamo nel cuore dei Colli Euganei in provincia di Padova, sul Monte Venda, che con i suoi 601 metri è il colle più alto di tutto il gruppo. E facciamo un giro ad anello tra storia, natura e bei panorami, con una sosta speciale tra le rovine del monastero degli Olivetani. Abbiamo parcheggiato a Casa Marina, che è la sede del parco regionale dei Colli Euganei. Adesso abbiamo preso una stradina che sale a bomba, ho già il fiatone, che è il sentiero Lorenzoni numero 4. E adesso noi seguiamo questa strada e iniziamo a salire. Che spettacolo! Belli! Bellissimo. Tira un gran vento ragazzi, infatti guarda, abbiamo messo il peletto sui microfoni come antivento, speriamo che venga bene, che sentiate bene. Siamo partiti con una leggera difficoltà perché vento forte, una scolaresca con 300 bambini che urlano perché stanno facendo una caccia al tesoro e si divertono come matti, e decespugliatori a nastro perché come spunta il sole si accendono i decespugliatori. Adesso qua sembra più silenzioso, Ok, adesso riprendiamo un attimo fiato ragazzi. Dovete sapere che qua siamo nel punto più alto, praticamente in cima al colle di tutta la provincia di Padova. Ci troviamo in un territorio tra i comuni di Teolo, Gazzigliano Terme, abbiamo poi Vo. Qua sotto di me c'è un anfiteatro tra i vigneti che viene usato probabilmente nel periodo estivo per vari concerti e opere teatrali. Adesso noi proseguiamo e andiamo a destra perché saliamo. Mentre camminiamo siamo circondati da ginepro, da castagni e poi da tanti bellissimi fiori. C'è un profumo, la natura che si risveglia, troppo bello. Qui abbiamo una deviazione, una ci porta a Roccolo, un ristorante che abbiamo visto lungo la strada venendo col van, e noi proseguiamo invece a sinistra, in salita. Susa! Si sale Andri? Sì. Sai, non saprei dirti quanti chilometri facciamo oggi, perché come hai visto ci sono tante deviazioni, però abbiamo un dislivello di circa 380 metri. Ah beh, sì. Ok. Fatti tutti in questo momento qua però. Tutti ora li facciamo tutti insieme. fino al monastero. Tra un po' ti dirò, quando siamo su Tango si beve. Tutta salita, un caldo boia. E si continua, Sì, i polpacci tirano, vero? Sì. Corno del Venda ci manda giù di qua. Ci vuole ancora un'ora, sì. E gli Olivetani abbiamo ancora mezz'ora. Che scricchiolio, Madonna, sai che fa un po' impressione? Sì. Un po' impressionante, un po' tetro. Senti che roba. Sembra un andiamo vecchio nella armadio. casa delle streghe. Ah, esatto. Eccolo Andri, il monastero. Wow. Ma che meraviglia da qui. Molto bello. Qua siamo a 545 metri, quindi mi sa saliamo ancora. Vedi? Andri, qui c'è una rete che delimita il fatto che noi non possiamo andare in alto e dopo spieghiamo il perché. Arrivati! Che vento! Mi era presa paura che fosse chiuso, invece c'è questo cancelletto laterale. Sai che fregatura! Che panorama! Panorama eccezionale Andri! Guarda come si vede bene l'eremo da qui! Wow! Bello, mi vola il cappello! Ma guardate che giornata di vento che abbiamo trovato! Bellissimo questo panorama qua! Sì, vero? Da qua è proprio una bella percezione dei colli, No, arrivi qua e proprio te lo godi. Il monastero risale al 1100 e quello che vediamo oggi sono tutto ciò che è superstite di quello che era una chiesa, una grande chiesa a navata centrale, una torre campanaria e una cripta. Ah, ma era davvero grande, Sì, era un monastero bellissimo.
Secondo le fonti il monastero è stato fondato nel 1197 da Adamo di Torreglia, che era un monaco eremita. Dopodiché nel XII secolo il monastero passa nelle mani dei benedettini, ma con la crisi dell'ordine benedettino passerà ancora di mano ai padri olivetani. Con la successiva definitiva repressione da parte della Repubblica di Venezia, della Serenissima, nel 1771, e da qui purtroppo l'inesorabile decadimento. Bello Susa, questa è una chicca, hai trovato una chicca. Hai visto bravissima. Che bella, Bella questa storia. Peccato che non possiamo andare in cima, Andri. Cosa c'è in cima là? Vedi che è tutto recintato? Sì. Lì c'è quello che rimane di una base militare NATO che è stata chiusa nel 1999. Ma dai. Un po' perché è finita la guerra fredda e un po' perché si sono ammalate veramente tantissime persone a causa del gas random. Uia. Sì, dovete pensare che qui siamo in un territorio vulcanico. Quindi immaginate che stando sottoterra in una base militare con le gallerie e i cunicoli si creava un ambiente molto pericoloso a causa di questi gas. Sì. Ovviamente in esterno non c'è pericolo. No, ok. Qua siamo tranquilli. Sì, siamo tranquilli. Qui siamo in un territorio che veramente, perché ha origini vulcaniche, è ricco di vegetazione, abbiamo le terme, però dobbiamo fare i conti anche con questo fenomeno. Già. Ecco, io adesso non dico niente, ma ne so qualcosa perché mio nonno praticamente l'ho perso così. Sì. Ora andiamo a esplorare un po' queste fondamenta qua. La cripta dovrebbe essere la parte più bassa, quella sotterranea. È grande. È grande? Sì. Grande. Ma le fanno le visite guidate qua? Hanno appena tagliato l'erba. No, se fanno delle visite guidate sarebbe bello farlo con la guida, se ti spiega qualcosa su questi ambienti. Attento che rimani. Volevo capire se era cavo sotto. Sì, forse sì, però è crollato, vedi? Mamma mia, Oggi sto vento non ci dà tregua, ragazzi. È venuto anche mal di testa da quanto tira. Sì, è gelido. Sono riuscito a fare una dronatina giusto per darvi l'idea di quanto è bello questo posto visto dall'alto, perché è proprio proporzionato, molto bello, anche se è un rudere, è comunque affascinante. Ma ho fatto fatica perché veramente il drone si ribellava alle ventate improvvise. Ecco qua. Bel posto, Susa, complimenti. Bello, Adesso ragazzi, se venite da queste parti vi consigliamo di dividere la giornata in due, così come facciamo noi, perché questa è zona termale, per cui dopo una bella passeggiata, dopo aver visto questa bellezza, ci mettiamo là e ci rilassiamo nelle terme. Ragazzi, siamo venuti qui e non potevamo farci sfuggire assolutamente le terme. Siamo alle terme preistoriche dove ci sono bellissime piscine e un bellissimo percorso che si chiama Nerò Spa. Voi direste che il calore di quest'acqua dipende dal fatto che siamo in territorio vulcanico? E invece no! Dovete sapere che queste acque si arricchiscono di calore e di minerali durante un lunghissimo percorso molto lento che dura centinaia di anni sotterraneo, che arriva, si pensa che l'origine sia sulle prealpi vicentine, quindi nelle piccole Dolomiti. Quindi dovete pensare che queste acque scendono a una profondità di 3000 metri. Quindi diventano caldissime e durante il lento percorso cosa succede? Sciolgono i minerali che sono sulla roccia. Ecco che possiamo dire che le proprietà di queste acque sono proprio il calore della terra e i minerali di cui quest'acqua è ricca. Tutti i frutti della montagna qua. Sì. Anche le acque. Adesso arriva il momento quello curioso. Scusa, questa rischia di essere una giornatina di quelle da incorniciare, perché Top. Trekking e terme non l'avevamo mai fatto. No, direi che è perfetto perché adesso sciogliamo le gambette. No, l'avevamo fatto una volta, ma non era un vero trekking, era per Natale a Rango. Sì. E invece prima abbiamo fatto una bella salita, una bella discesa e adesso ci rilassiamo. Oh, è pieno di gente, Check-in fatto, ci hanno dato accappatoio e asciugamani, andiamo allo spogliatoio. Abbiamo due braccialetti, quello nero è per la spa e l'altro per la zona piscine. Simpatico, no? Questo è tutto il percorso nero che dopo lo facciamo, Lo facciamo dopo le piscine? Che bellezza. Anche adesso mi spiace ma io non mi muovo più da... Mi mancavano le lezioni di aquabike. Ciao Susa, dopo un trekking veniamo in piscina e facciamo aquabike.
c'è il sole sarà una cosa incredibile. Ecco la cascata, la preferita di Andri. Un bel massaggio. Bellissimo il lettino idromassaggio. Questa è la vasca salina, è caldissima, piena di sale. Ragazzi, per i prezzi delle terme preistoriche relativa a Spa vi rimando al link in descrizione, entrate nel sito e vi guardate tutto il listino, perché ci sono varie soluzioni, vari pacchetti, così avrete le idee sicuramente più chiare. Questo è il momento tè verde. Cin. Urca, mi sono ridotto al momento tè verde, non avrei mai creduto. Dalla birra al tè verde, hai visto?